Dunque, nello scorso video abbiamo fatto escursioni nella neve, bagni nell'acqua ghiacciata e visto aurore boreali, ma l'avventura continua. Buongiorno a tutti, stamattina siamo super carichi perché, come si può intuire dalle motoslitte alle mie spalle, stamattina facciamo motoslitte e anche pesca sul ghiaccio. Il percorso si snoda per 10 km nella foresta, per poi raggiungere il centro del lago alla Selca, dove ci fermeremo a pescare. Squad al completo, ragazzi. Ragazzi, che figata incredibile le moto. Qua adesso siamo arrivati in mezzo al lago, nel nulla. Adesso riveliamo il ghiaccio e vediamo se si riesce a pescare qualche pesciolino. In Finlandia la pesca sul ghiaccio è un hobby molto popolare ed è considerato come una sorta di meditazione. La quiete in mezzo ai laghi ghiacciati è infatti impareggiabile, a meno che non ti trovi vicino ad un gruppo di turisti. Wow! Che non fai su e giù? Perché il pesce, se si muove, sembra più vivo. Ora ha toccato il fondo, se tocca il fondo non va bene. Sei un maestro, Drea, sei un pescatore. A few moments later. Ragazzi, Drea ha preso un pesce. La guida ci spiega che quel tipo di pesce ha troppe lische per essere mangiato e quindi lo liberiamo. La pesca non procede bene, ma fortunatamente abbiamo un piano B. Per fortuna, ragazzi, la carne non va pescata. Buono. Ma se si provasse a pescare con questo all'amo? Vi siete divertiti, Reghi? Fenomenale! Adesso per il pomeriggio abbiamo in mente di fare un giro a Rovaniemi. Rovaniemi, situata a circa 6 km a sud della linea del Circolo Polare Artico, è una città relativamente moderna. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata completamente distrutta e non ha quindi edifici storici. Il centro è veramente minuscolo e in un quarto d'ora a piedi si può attraversare la città da un lato all'altro. In ogni caso l'ho trovato molto carino e la passeggiata, seppur breve, è stata piacevole. Stasera veniamo a mangiare qua. Eccoci, sì, lo so, è ancora luce, ma qui mangiano maledettamente presto e soprattutto ci sono le giornate che già sono più lunghe. Per iniziare prendiamo un antipasto nordico ogni due, composto con salmone leggermente salato, vendace affumicata, salsiccia di renna e maionese di mirtilli rossi, mousse di salmone affumicato, insalata di cetriolo e finocchio e infine pane tostato. Il salmone e la mousse erano veramente ottimi, la salsiccia di renna ha un sapore particolare ma mi è piaciuta, la vendace invece non mi ha fatto impazzire. Come primo gli altri prendono una zuppa di salmone, mentre io opto per salmone arrosto con riso al ginger lemon. Il salmone è molto buono, ma vi giuro, questo riso mi ha colpito molto di più. Questo risino, ragazzi, è fenomenale. Spesa finale 34 euro. Nel complesso esperienza non eccezionale ma buona, anche se sarei stato veramente curioso di provare lo street food. A nord di Rovaniemi, proprio sotto l'aeroporto, è situato il villaggio di Babbo Natale, raggiungibile in 6 minuti di macchina o un'ora e mezzo di cammino, ed è proprio qui che passeremo la mattinata.
è la linea del circolo polare artico e oltrepassandola siamo al Polo Nord. Nel villaggio è possibile incontrare Babbo Natale, scambiarci 2 chiacchiere e immortalare il tutto con una foto di cui non vi scorderete facilmente, anche perché costa 30 euro. Andiamo bene! Inoltre è possibile anche spedire le cartoline per posta normale, oppure farle recapitare direttamente per il 25 dicembre. Subito dopo pranzo montiamo in macchina e ci dirigiamo a est, verso l'Husky Farm Wolf Trail, dove Stefan e sua moglie gestiscono l'allevamento da ormai 12 anni. Il loro stile di vita è affascinante, dedicato completamente alla natura e ai loro 42 cani, che allevano con passione e rispetto. Sul sito potete trovare interessanti approfondimenti sul loro stile di vita e su come allevano i cani. Eccoci qua pronti a fare le slitte con i cani, siamo vestiti pesantissimi perché nevica e fa freddissimo. E dopo un briefing iniziale in cui Stefan ci spiega come gestire la slitta, siamo pronti per partire. Okay, you're ready? Totti. E una volta tornati alla base inizia il momento coccole. Non mi morde la cinghia. Totti. Ehi, sì, Tottoni. Sì. Amore, anche te bello sei. Che fa? La portavo popoloso. Oh, mi fai male. Ragazzacci, vi è piaciuta l'esperienza? Sì! Ciao cagnolini, abbiamo finito l'esperienza, molto bella e divertente, non solo per la parte in cui vai con la slitta, ma anche la parte dopo dove accarezzi i cani, li puoi conoscere, molto divertente. Esperienza super consigliata. Per l'ultimo giorno ci spostiamo a nord, verso Luosto, un piccolo villaggio al centro del Parco Nazionale Paluosto. Il paesino dispone di un impianto sciistico e offre ai turisti la possibilità di fare molti sport invernali, fra cui il noleggio delle ciaspole. Buongiorno, siamo giunti al nostro ultimo giorno e non potevamo farci mancare le ciaspole. È difficilissimo camminare con queste cose ai piedi. Si sale, stiamo andando in cima a questa collinetta dove dovrebbe esserci un bel punto panoramico. Come sempre, coordinate GPS in descrizione. Il percorso che abbiamo scelto è un giro ad anello di circa 6 km. Sorridete guys! Che squadrone! Che fa Perry? Mega discesino, carica! No! Bellissimo, tengono una balla le ciaspole. Il percorso che stiamo facendo è un giro ad anello, ma siccome è ancora abbastanza lungo e abbiamo una fame incredibile, abbiamo deciso di tagliarlo, quindi lasciare il sentiero e andare dritto per dritto verso il sentiero di ritorno. E fra l'altro è bellissimo, bellissimo.
nevica, c'è un panorama incredibile, Riprendi il cielo azzurro. stupendo. E c'è il cielo azzurro. Arrivati qui dove faremo il fuocherello. In quel casottino là dietro c'è la legna. Bella boccia. Vedo più vicino. Guardate, bello il nostro fuocherello. E ora iniziamo a preparare i panini. E buon appetito. Ottimo. In realtà il panino non era proprio buono, ma la soddisfazione di mangiare qualcosa che ti sei cucinato da solo e con tanto impegno va oltre ogni sapore. Oh, è sulla mano di Drea. Ha preso un pezzettino di pane e andavo via. Ma che bello che è. Nevica tantissimo comunque, ragazzi. Siamo quasi arrivati, sta nevicando tantissimo, comunque ciaspole non pensavo, ma super divertenti, soprattutto se esci dal sentiero e vai dove c'è la neve completamente immacolata, dove non è passato nessuno, divertentissimo. Comunque comunicazione importante, ovvero che il prossimo video che uscirà sul canale sarà sempre sulla Lapponia e lo farò in stile guida. Questo perché per trovare tutte le informazioni per organizzare questo viaggio non è stato facile, ho voluto cercare su tantissimi siti, su delle guide e le informazioni erano molto sparpagliate. Quindi quello che voglio fare è unire tutte le informazioni che ho trovato, comprimerle in un unico video. Inoltre, se vorreste che parlassi di qualche argomento in particolare, fatemelo sapere nei commenti. Ah, e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdervi il prossimo video.